Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di ospitare una valida band symphonic black metal tra classico e moderno, che all'esordio si mostra già piuttosto ispirata. La provincia inglese è, sin dagli anni 90, un terreno fertile per il black metal sinfonico. Guidata da Cradle of Filth e Hecate Enthroned, si è creata in quel periodo una piccola ma valida scena di questo genere. Una scena che rimane vivida tuttora, come dimostra Bright Fire. Progetto solista di Tom Odell, con base a Southampton, è piuttosto recente, ma ha già bruciato le tappe. Qualche singolo tra 2023 e 2024 e poi via subito col full length Of Fell, Peaks and Haunted Chasm, uscito grazie a un'etichetta non di primo pelo come Naturmach Production lo scorso 26 luglio. In molti casi una carriera così fulminante porta a un esordio frettoloso e immaturo. Per fortuna però non è il caso di Bright Fire. Offel Peaks appare consapevole come ci si aspetterebbe da un musicista come Odell, attivo da quasi 10 anni nel mondo del metal estremo, a partire dal genere. Parliamo, come detto, di symphonic black metal, sospeso tra classicità e modernità. Alla prima appartiene un certo gusto per un suono secco, a tratti bello freddo, come da Norma anni 90. Altrove però il progetto assume un approccio più melodico. Lo si può sentire al meglio nel singolo Infernal Heresy, che ha un ritornello addirittura catchy, almeno in riferimento per il genere. In generale, tra influssi death e altri più moderni, con persino qualche venatura gothic e prog, Offel Peaks aggiorna la lezione dei grandi classici del symphonic black. Lo fa peraltro con una discreta personalità e un buon livello di ispirazione. Per quanto riguarda la prima, pur essendoci poco di nuovo nella musica di Bright Fire, Odell sa dare un taglio proprio ai vari elementi da riuscire a non copiare nessuno. Per quanto riguarda invece la seconda, parliamo di un disco vivido, pieno di elementi e di sfumature, a livello musicale come di atmosfera. Di sicuro non è un mero esercizio di stile. Si sente che il mastermind ha progettato con cura il tutto. Il risultato è un album pieno di sostanza. La miglior dimostrazione di ciò sono i due picchi assoluti come Falling Before the Blazing Altar e Echoes of a Forgotten Dream. La prima presenta lunghi tratti pestati, ma non senza un senso melodico ed emotivo, mentre per paradosso i momenti più aggressivi sono i più lenti, con note da metal moderno. La seconda invece può contare su un ritmo medio altissimo, con lunghi tratti in blast, ma anche passaggi più lenti come quelli ambient al centro. Nonostante ciò, attraverso le melodie di chitarra e le orchestrazioni riesce a evocare sensazioni profonde, calde nella loro oscurità. Tuttavia, in Fell of Peaks c'è molto di più, come dimostrano per esempio Queen of the Blighted Throne, con dei bei ritornelli obliqui, influssi quasi death, ma altri persino thrash classico, oppure Eternal Pyres from Beyond the Void, variegata al massimo nei suoi 6 minuti, tra momenti epici, altri decadenti, altri ancora di melodia dolce e toccante, e appena sotto i citati picchi del disco. Se ci aggiungiamo che nel resto del disco non c'è neppure un pezzo meno che buono, i giochi sono fatti. E non importa se non tutta la scaletta è eccezionale, se qualche pezzo impressiona meno. Anche così, Offel Peaks and Haunted Chasm è buonissimo. Chi ama il black metal sinfonico lo adorerà quasi di sicuro. Poi c'è anche da dire che forse il progetto Bright Fire qui ancora non si esprime al meglio. Forse Odell sta sfruttando il 75-80% del suo potenziale. Intanto di vedere cosa il tempo riserverà al progetto inglese, noi ti consigliamo di dare una possibilità a questa one man band. Voto di Heavy Metal Heaven 83 su 100. Per stavolta è tutto. Ti abbiamo convinto ad ascoltare il progetto? Faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere like e a condividere il video. Inoltre puoi iscriverti al nostro canale e a cliccare sulla campanella degli avvisi per non perdere neppure uno dei video pubblicati ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito i link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!